Quali sono gli alimenti essenziali per il nostro cervello? E che rapporto c'è tra cibo e salute di questo organo? Vediamolo subito. Il primo alimento essenziale per il nostro cervello è l'acqua. Oltre l'80% del cervello è composto da acqua. Qualsiasi reazione chimica che avviene ne ha bisogno anche per produrre energia. Addirittura una minima perdita di acqua, anche solo di un 3%, provoca sintomi come vertigini, stanchezza, confusione. Questa disidratazione, anche se lieve, fa perdere volume al cervello stesso. È per questo che ci viene sempre detto di bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno. Ma se privassimo il cervello di tutta l'acqua, cosa rimarrebbe? Innanzitutto i grassi, i lipidi. I più utili e conosciuti sono gli omega 3 e omega 6, che non devono mai mancare nella nostra alimentazione. E da dove arrivano questi acidi grassi essenziali? Dal pesce grasso come il salmone, o comunque come il pesce azzurro, lo sgombro, le sarde che contengono un tipo specifico di omega 3, il DHA, che è l'acido grasso di cui è composto il cervello per la maggior parte, per il 70%, e lo introduciamo solo con la dieta, quindi ne va consumato in sufficiente quantità, che all'incirca dovrebbe essere attorno ai 6 grammi o più al giorno. Gli omega 3 si trovano anche nei semi come lino, sesamo, girasole, zucca o nella frutta secca come noci, mandorle, nocciole e altro ancora, che ci permettono di mantenere sane le membrane cellulari e il cervello in generale, evitando malattie molto invalidanti come il morbo d'Alzheimer. E se i grassi buoni, come quelli di cui abbiamo parlato finora, mantengono in salute il nostro cervello, il consumo di grassi saturi la può compromettere. E stiamo parlando di olio di palma, strutto, burro, carni rosse grasse e insaccati, formaggi grassi, fritti e prodotti industriali come merendine, snack, wurstel e affettati. Altri componenti del nostro cervello sono zuccheri semplici, carboidrati, in particolare il glucosio, poi proteine, micronutrienti e amminoacidi. Certamente questo organo è molto più complesso di una somma di nutrienti, ma ognuno di questi ha un forte impatto su di lui, ma anche sul nostro umore, sull'energia e la concentrazione. Quasi la totalità dell'energia cerebrale deriva dal glucosio e inoltre fa da substrato ai messaggi chimici del nostro cervello, che influenzano appunto il sonno, l'attenzione, l'umore e il peso. Per questo ci sentiamo calmi e rilassati dopo un piatto di pasta e invece più attenti ed energici dopo aver ingerito proteine, in special modo vegetali. Per integrare il glucosio viene consigliato di mangiare alimenti come le rape, le cipolle, i kiwi, l'uva, i datteri e la barbabietola rossa. Pensate che una piccola barbabietola contiene il 30% di tutto il glucosio necessario per l'intera giornata. Poi il miele e lo sciroppo d'acero, ma non lo zucchero bianco, quello semolato. Anche i micronutrienti comunque sono importanti, ad esempio frutta e verdura contengono gli antiossidanti, che mantengono il cervello giovane più a lungo, combattendo i radicali liberi che uccidono anche le cellule cerebrali. I radicali liberi, in quantità ridotte, sono importanti perché vengono utilizzati dalle cellule del sistema immunitario per distruggere patogeni che entrano nel nostro organismo. Ma è il loro eccesso che diventa un problema e porta ad uno stress ossidativo, sviluppando una serie di malattie anche molto serie, soprattutto del sistema cardiovascolare, ma anche il cancro e appunto le malattie neurodegenerative. Quando i radicali liberi aumentano, dobbiamo equilibrare il sistema introducendo gli antiossidanti, come il licopene, che troviamo nel pomodoro, soprattutto cotto, e i flavonoidi, uva rossa, cipolla rossa, ciliegie, cacao, mele, mirtilli rossi, tè verde, broccoli, peperoncino e vino rosso. Il riso integrale biologico è l'ingrediente principale per combattere l'ossidazione, poi i limoni, i pomodori, i mirtilli. I grassi buoni, di cui abbiamo parlato prima, gli spinaci, il cacao e le carote. Inoltre, le vitamine B6 e B12 e l'acido folico sono assolutamente essenziali per evitare al nostro cervello un precoce declino.
Il cervello ha bisogno di molte energie per funzionare al meglio. Pur essendo così piccolo rispetto al resto del nostro corpo, utilizza circa il 20% dell'energia da noi accumulata. Insomma, per avere un cervello attivo, attento, giovane e in salute, ci vuole una dieta varia, ma varia intesa come varietà di alimenti giusti, come frutta, verdura, cereali integrali, legumi, semi, frutta secca e pesce grasso, ricco di omega 3 e 6, lasciando lontani dalla nostra bocca tutti quegli alimenti sicuramente attraenti e gustosi per il nostro palato, ma che a lungo termine hanno ripercussioni sul nostro organismo e quindi anche su uno degli organi più importanti, se non il più importante del nostro corpo. Non dovremmo acquistare, masticare, ingoiare del cibo a seconda del nostro umore e delle nostre voglie. Cerchiamo di mangiare in modo consapevole, essendo chiaro che ciò che arriva nel nostro stomaco e poi nel nostro intestino determina la salute e la qualità della nostra vita. Se vi è piaciuto il video e lo avete trovato interessante, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi e lasciateci un like. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.